Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di gennaio e abbiamo la carta della morte, amici del Capricorno. Periodo di tagli, di rigenerazione, periodo dove probabilmente si lasciano andare vecchie abitudini, vecchie situazioni, anche possono essere molte volte i pensieri o le emozioni e semplicemente si decide no basta, non voglio più essere arrabbiato per quella questione lì o cose di questo genere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link all'oroscopo del 2024. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Vi ricordo che è una stesa sugli affetti, può riguardare la famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora abbiamo un cavaliere di spade, il diavolo, un 6 di spade, il sole, il re di bastoni, la sacerdotessa e un 4 di coppe. Guardate ragazzi, la prima sensazione che ho è quella che qualcuno voglia scappare da una situazione, probabilmente una situazione tossica con la carta del diavolo, o è qualche emozione, qualche sentimento che vi appesantisce. È come una... sento come una sorta di foschia intorno a voi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sei di spade e torre. Allora, se qualcuno se n'è andato, ragazzi, e ha interrotto una relazione, posso capire la morte, posso capire questo momento torre, ma i momenti torre non sono sempre così negativi, anzi, sono quei momenti che ci permettono di renderci conto di dove ci raccontavamo bugie. Allora, vi dirò, il 6 di spade è una carta fortemente collegata alle credenze limitanti, tra l'altro dopo anche il mazzo delle credenze, quindi restate sintonizzati. Ed è come se qualche credenza che vi abbia che voi avete, che vi ha limitato fino a questo momento, che vi ha fatto agire in un certo modo fino a questo momento, è come se con la torre venisse destrutturata, che è una buona cosa, perché se è una credenza limitante vuol dire che vi ha limitato. Però adesso andiamo a vedere questo diavolo. Fante di coppe e 3 di bastoni. Allora, qui l'incastro si può sentire a causa dei figli, probabilmente qualcuno se ne vuole andare o se n'è andato, ma è come se ci si sentisse un po' vincolati dai figli o da pensieri come che tipo di futuro posso dare a mio figlio o a mia figlia, magari da solo. Se vi siete allontanati da una persona con la quale avevate costruito una famiglia, perché qui ragazzi c'è proprio 2 volte il 6 di spade. Se ci fate caso, c'è proprio una mamma col suo bambino che si allontanano, che vanno verso territori più sicuri. Andiamo a vederlo. 5 di bastoni appeso e 5 di coppe.
Allora, devo dire che con questo 5 di coppe effettivamente c'è della tristezza, ehm, c'è anche un 5 di bastoni. Ci sono parecchi conflitti interni, ma secondo me sono dovuti a questo 6 di spade che, come vi dicevo, è legato alle credenze limitanti, alle credenze che si acquisiscono in famiglia. Che non è detto ehm, che ce le trasmetta la famiglia, però sì, noi le metabolizziamo in quell'ambiente familiare. Cioè, non è detto che sia un genitore che ci dica quella cosa lì, ma magari noi viviamo un determinato evento che crea una condizione, una credenza limitante, anche condizione. Vi dirò, c'è anche la carta dell'appeso. Sento forte il desiderio di qualcuno di svincolarsi da una situazione, ma è come se ci fossero delle difficoltà inerenti alla progettualità della questione. O non avete chiaro dove andare, o non avete chiaro come fare, o non avete chiaro se sia la scelta giusta più che per voi, per i vostri figli. Vi dico, questo diavolo pesa un pochettino, ma lo vedo soprattutto collegato a, sì, a una sorta di progettualità un po' troppo grandiosa rispetto a quello che in realtà è la concretezza. Avete anche il sole al contrario, eh? Il sole, quando al contrario parla di poca chiarezza mentale, ma in effetti state destrutturando. Quando c'è la carta della torre si destruttura tutto quello che si è pensato fino a questo momento e si crea un nuovo tipo di equilibrio. Andiamo a vederlo questo sole. 4 di coppe, che avete già anche qui. Sì, è qualcosa che non riuscite a vedere. E qui con la morte dovete tagliare degli schemi di comportamento, soprattutto se c'è il diavolo, possono essere schemi tossici. Uno schema tossico può essere, è quello che mi è arrivato in questo momento, io lo dico, magari a qualcuno risuona, il fatto di chiedere scusa all'altra persona quando si sa benissimo che si è nella ragione, ma si va a chiedere scusa solo per amor di pace, solo per non far arrabbiare l'altro, solo per non incrinare quella equilibrio così precario. Adesso era solo un esempio, però visto che mi è arrivato ve lo dico, un'altra volta il sole. È proprio come non vedo il sole, è come se non vedeste la luce. E guardate che caso, qui nella carta della morte c'è proprio la luce in fondo al tunnel. È come se per trovare chiarezza mentale aveste proprio bisogno di allontanarvi da certe forme pensiero e da certi schemi di comportamento. Magari perché avete paura di perdere l'altro o perché avete paura di perdere una vostra stabilità, una vostra situazione che è in equilibrio. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sei di pentacoli e 7 di pentacoli. Allora, devo dirvi che questo re di bastoni potrebbe essere una figura di riferimento, qualcuno che vi aiuterà un po' a aprire gli occhi, secondo me, e anche la sacerdotessa, vi dirò. Se per qualcuno fosse una persona nuova, diversa da quello che vi state lasciando indietro qui, vi dico, prendete le cose con calma, cioè, come vi posso dire, non buttatevi subito in una relazione dopo per paura di star soli o per paura di... perché è come se aveste fretta con il 7 di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Asso di denari e re di spade. Difatti, è come se vi dicessero prima di osservare la situazione, perché voi comunque partite da un momento dove non c'è tanta chiarezza mentale, le certezze che avevate prima non ci sono più, si stanno destrutturando, certi schemi di comportamento tossici vanno tagliati e se voi dite, ah no, io non mi comporto in modo tossico, questa qui è dell'altra persona,
io vi inviterei a ripensarci un attimo, perché molte volte certi atteggiamenti tossici li abbiamo inconsapevolmente, ok? Ed è proprio tagliando quello schema di comportamento, individuando quale potrebbe essere la nostra tossicità, tagliandola si arriva poi ad avere più chiarezza, fondamentalmente, a sbloccare la situazione. Non è ancora il momento, vi dicono qui, di piantare un seme. È più un momento di osservare. Andiamo a vedere questo 4 di coppe, perché il 4 di coppe è proprio la carta che io chiamo della cecità, cioè è come se ci fosse qualcosa che voi non vedete, di cui ancora non siete consapevoli. È come se fosse talmente tanto focalizzati con le cose che avete davanti a voi, con tutto quello che magari vi si sta trasformando nella vita, che non vedete quanto altro di bello c'è, questo asso di pentacoli che sta per arrivare. Qui abbiamo un altro asso ed è di coppe, tra l'altro vi faccio notare, è un 9 di pentacoli. Wow! Quindi arriva l'indipendenza, arriva l'autonomia. Il 9 di pentacoli è una carta di amor proprio, di qualcuno che sa quanto vale, che ha un carattere forte, è una carta di qualcuno che ama se stesso. Tenete presente che l'asso di coppe è anche una carta di nuovi inizi amorosi. Quindi questo re di bastoni in qualche modo potrebbe smuovervi verso nuovi orizzonti. C'è da dire che per voi non è ancora il caso di buttarvi. Prima di iniziare con qualche cosa di nuovo, secondo me, avete bisogno di fare chiarezza mentale, di, come vi posso dire, di vedere oltre le cose. Manca la carta del giudizio e poi siamo a posto. Però devo dire che vi sento come nella, diciamo, verso la fine di gennaio, ben focalizzati su voi stessi. Vi dirò, per molte persone potrebbe nascere un amore, per qualcun altro ci potrebbe essere una gravidanza, ok? E ehm, anche se avete già avuto aborti, vi dico. Ok, andiamo a vedere una di queste carte che a me piacciono tanto, che sono quelle carte di cui vi parlavo prima, che mettono in risalto qualche credenza limitante che voi potreste avere. Magari sì, magari no. Vediamo che cosa viene fuori. Questo è ego proprio, ego puro, perché mi valuto dalle mie prestazioni. Chi rimane legato al risultato, chi si identifica con il risultato, attribuisce il suo valore in base ai risultati che ha. Quindi se ottengo quella cosa lì, allora valgo, se non la ottengo sono un fallito. Però no, perché non è che io valgo in base a quel singolo risultato che non sono riuscito ad ottenere. Io ho tanti altri risultati che ho ottenuto prima, tanti altri che otterrò dopo, quindi è limitante valutarsi in base alle prestazioni o a una singola prestazione. Che interessante, perché qui avete comunque la carta del diavolo, eh? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Quanti? Forse sono un po' troppi. Uno solo per piacere, grazie. Ok. 2. Carta numero 28. Costruire palazzi. Sono i castelli in aria. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno si possa costruire qualche idea, ideologia, qualche credenza, credo di valere in base ai risultati. Quando otterrò quel risultato sarò X. E poi un'altra, ehm, diciamo, lettura di questo oracolo che sento guardando la figura, è che un'idea dopo l'altra, una presa di consapevolezza dopo l'altra, una verità dopo l'altra, alla fine si ricostruisce quel palazzo che la torre ha buttato giù. Un pezzettino alla volta.
E poi abbiamo la carta numero 40, co-creare, e qui fa riferimento alla creazione anche con la legge di manifestazione, cioè noi creiamo la realtà in cui crediamo. Se io credo che, vi faccio un'ipotesi, gli uomini siano tutti traditori, creo quel tipo di realtà, cioè incontrerò solo uomini traditori. Quindi è anche molto importante essere consapevoli dei pensieri che si fanno, per quello che è utile il momento eremita non so, ciclicamente, anche una settimana all'anno, fare un lavoro di scavo interno e capire che cosa mi sta limitando e che cosa invece potrebbe espandermi. Mm? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!